Da questo momento in poi ho creato nel nostro paese un precedente storico. Oggi è il giorno, ho creato una pezza d'appoggio, uno standard da seguire. Mai prima d'ora nel nostro paese qualcuno era arrivato a far rilasciare talmente tante carte ad un governo in ambito UFO, e ti consiglio di seguire questo video fino alla fine perché rimarrai talmente a bocca aperta che a fine video ti toccherà cercare la mandibola in giro per casa. Questo non è arrivismo, se fosse arrivismo non porterei una maschera, questo lo sai cos'è? Questo è un enorme traguardo non per me, non per voi della community, ma per tutta la comunità ufologica nel nostro paese. E ora stai buono, stai attento, commenta solo alla fine del video e cerca di stare dietro a questo video immenso. Signori, ci siamo. L'11 novembre 2014, quindi nella timeline ufologica parliamo di un caso estremamente recente, 2014 signori, un elicottero della marina cilena, un Airbus Cougar AS-532, era impegnato in una normale missione di pattugliamento diurno volando verso nord lungo la costa a ovest di Santiago. State vedendo il video ufficiale. A bordo c'erano il pilota, un capitano della marina con molti anni di esperienza di volo e un tecnico della marina che stava testando una telecamera FLIR a infrarossi, una MX-15 HD di Westcam, telecamera militare utilizzata spesso per operazioni segrete di intelligence a media quota, dispositivo di sorveglianza e ricognizione che in questa occasione riprese un UFO, nel vero senso della parola. L'aereo stava volando ad un'altitudine di circa 4500 piedi in un pomeriggio limpido con visibilità orizzontale illimitata e una temperatura dell'aria di circa 10 gradi. L'elicottero della marina cilena stava volando a circa 240 km/h quando qualcosa di tremendo venne captato dalla telecamera FLIR dell'aeronautica cilena. Di che cosa stiamo parlando? Parliamo di un video eccezionale della Marina, della durata di 9 minuti, che tuttora rimane senza spiegazione. Un video FLIR che ritrae un oggetto volante non identificato che mostra un comportamento davvero insolito. Un video che prima di essere pubblicato è stato studiato per 3 anni, dal novembre 2014 al gennaio 2017, quando è stato rilasciato dal CEFA, ossia dalla sezione di studio sugli UFO del governo cileno, ente che a sua volta fa parte del DGAC, che sarebbe niente di meno che l'aviazione civile cilena, controllata a sua volta dall'aeronautica militare. Ecco, premessa immensa e infinita. Se non sai di che cosa stiamo parlando, torna indietro e guarda questo video. Lascio il link in descrizione e nel commento in evidenza. Per capire tutto quello che arriverà oggi, ti devi essere visto assolutamente questo video. Ecco, se non capite niente significa che non avete visto con attenzione questo video che ne parla. Allora, sul sito del CEFA, signori, consultabile da chiunque, ci sono tantissime documentazioni UFO, molti resoconti, spiegazioni, casi risolti e casi irrisolti. Successe che finito di editare il mio video sull'UFO ripreso in Cile, video che gira da anni, mi sono recato sul sito ufficiale dell'ente governativo preposto per vedere se, fra i molti documenti che rendevano disponibili sul sito, ci fossero documenti correlati al caso in questione che stavo cercando. Voglio dire, l'unico video famoso in tutto il mondo di UFO in Cile, e sul sito non ci sono i documenti? Che cosa ho fatto? Molto semplice, Ho contattato l'ufficio del DGAC con la mail presente sul sito, ossia l'ente dell'aviazione civile cilena, e loro mi hanno fornito tutti i link per fare una richiesta formale. Chi mi segue su Instagram è molto informato perché man mano pubblicavo post. Ecco, questo è lo scambio che ho avuto con il DGAC dopo aver scritto alla mail sul sito, e loro mi hanno indirizzato all'apposita modulistica per fare la richiesta di accesso agli atti, un equivalente del Freedom of Information Act che c'è in America e in Italia, ma che però in Cile si chiama OIRTS. Io ho fatto questa richiesta, ho compilato la modulistica, mi sono detto disposto a pagare eventuali dazi, tasse o quant'altro e ciao, 10 giorni di silenzio. Dopo una decina di giorni, signori, sono qui per annunciarvi in anteprima mondiale che il governo del Cile ha deciso di farmi il regalo di declassificare per la prima volta nella storia tutti i documenti relativi al caso, a cui finalmente sono riuscito a dare un nome. Il caso con il video UFO che ho riportato sul mio canale e che gira da anni si chiama, o perlomeno il governo del Cile lo chiama, Caso Armada. Ecco, queste persone, che hanno anche collaborato con l'ente di studio governativo francese, ossia con il JPAN, mi hanno rilasciato, ai sensi del Freedom of Information Act, dopo una mia richiesta di accesso agli atti, tutta la documentazione relativa al caso Armada. Sai cosa vuol dire tutta? Ho ricevuto tutto il materiale in loro possesso.
Ho ricevuto il materiale in data 5 gennaio 2023 alle 20:22 e chi mi segue su Instagram sa che ho diramato un annuncio ufficiale mezz'ora dopo aver ricevuto il materiale. Io come sempre ti spiattello le cose davanti agli occhi, ok? Poi sarai te a fare il punto della situazione. Questa è la mail che ho ricevuto dal DGAC, dall'aviazione civile cilena, che mi ha condiviso un drive ad accesso ristretto con password dal quale ho potuto scaricare tutto il materiale in questione. Io cercavo specificamente i documenti del video, ok? Non mi aspettavo molto. Per un video talmente devastante ci vogliono molti documenti per confutare l'avvenimento e non avendoli trovati sul sito per la prima volta nel mondo in maniera assolutamente esclusiva a livello mondiale, mi sono fatto rilasciare il materiale dal governo del Cile per la prima volta nella storia del canale. Ora, io continuo a spiegare il caso e gli avvenimenti che hanno reso possibile tutto questo, però vorrei che voi vi soffermaste un secondo a riflettere in merito al mio operato. Nel senso, ti rendi conto di che cosa sono riuscito a fare? Ecco, io non ci volevo credere. Ma credimi, io vengo dal niente, non ci volevo credere. Quando ho aperto il file non ci stavo credendo, davvero sono rimasto sconvolto. Allora, posso tranquillamente dire esclusiva mondiale perché i documenti in questione non sono mai stati rilasciati a nessuno. Sono qui per annunciarvi che la pacchia è finita, sono qui per annunciarvi che ho agganci con i governi di tutto il mondo e con gli uffici FOIA di tutto il mondo. Ho richieste FOIA attive con la maggior parte dei dipartimenti statunitensi, ho tutti i contatti agli uffici FOIA preposti e sono qui per anticiparvi che il governo del Cile ha rilasciato tutta la documentazione che stavo cercando. Ci siamo in maniera mai vista prima in Italia e oserei dire nel mondo. Alle 20:22 ho ricevuto una mail dal DGAC cileno che mi ha rilasciato tutto. Ho tutto il materiale in merito ad uno dei video UFO militari più pesanti di sempre. Te prova a scrivere caso Armada su Google, Cile, UFO, prova a usare parole chiave e vedrai che non ti compariranno risultati, e questo semplicemente perché fino a giovedì sera il caso Armada non esisteva. Sono anni che gira questo video e nessuno ha mai pensato di mettersi in contatto con il governo cileno, neanche i big ricercatori negli Stati Uniti. Ho ufficialmente in anteprima mondiale portato a galla il caso Armada e a fine video, come sempre sul mio canale Telegram, verranno condivisi tutti i documenti in questione. Trovate il link al mio canale Telegram nel commento in evidenza. Il file che mi hanno condiviso contiene tutte le missive inviate fra le agenzie governative del Cile, tutti i formulari, tutte le informazioni della cooperazione con il JPAN, informazioni accessorie, track del volo, informazioni meteorologiche e il video in alta risoluzione. Sono al 7° cielo, sono pronto a fare il disagio, sono anni che mi preparo per questo e quindi preparatevi. Nel caso che ho deciso di affrontare oggi successe che alle 13:52 dell'11 novembre 2014, durante le riprese del terreno, un tecnico della Marina a bordo di un elicottero dedito a operazioni di intelligence poco lontano da Santiago ha osservato uno strano oggetto volare a sinistra sopra l'oceano. E ancora siamo sopra l'oceano di nuovo, no? Presto l'intero equipaggio poté osservarlo ad occhio nudo e a quel punto, insospettiti, decisero di utilizzare la telecamera FLIR. Hanno notato che la velocità e l'altitudine dell'oggetto sembravano essere all'incirca le stesse dell'elicottero. Questa è una particolarità davvero significativa e hanno stimato che l'oggetto si trovasse a circa una 50 di chilometri di distanza. Le riprese che state vedendo sono riprese talmente bomba che sono riuscite a captare un oggetto che viaggiava a circa 300 km orari a 55 km di distanza dall'elicottero che lo stava riprendendo. Ecco. Te con il tuo iPhone prova a riprendere un piccione a 50 km e vediamo che cosa riprendi. Sono riprese fatte infatti con una termocamera infrarossi militare in grado di fare davvero magie. Secondo il capitano, l'UFO stava viaggiando verso nord-ovest e il tecnico ha puntato immediatamente la telecamera sopra l'oggetto, ingrandendolo con l'infrarosso per una migliore chiarezza. Di che cosa si tratta? Ebbene, il generale Ricardo Bermudez, direttore del CEFA, durante le indagini ha detto all'Huffington Post, prima testata giornalistica a riportare l'evento, che non sapevano cosa fosse, ma sapevano molto bene che cosa non fosse. L'ho spiegato anche nel primo video ed è bene ribadirlo. Ha riferito che ciò che non era comprende un lungo elenco di spiegazioni convenzionali. Non era assolutamente né un aereo né un elicottero, perché non presenta né pennacchi di scarico né superfici di controllo visibili. Il generale ha pubblicamente affermato che non si trattava di un drone.
non sperimentavano velivoli avanzati, non era di certo un volatile, non era un difetto della telecamera infrarossi, non era un'illusione ottica, ma bensì un oggetto che ad un certo punto cominciò ad emettere una sorta di gas. Ebbene, quella scia che lascia dietro di sé non era assolutamente visibile ad occhio nudo, ma solo nell'infrarosso, e nessuno è in grado di dire con certezza di che cosa si tratta. Questo, bene o male, è il succo del discorso, ok? Ho riassunto in pochi minuti mezz'ora di video che ho fatto. Ecco, il CEFA nel corso delle indagini chiamò anche il JPAN francese. Ipotizzarono varie spiegazioni, come per esempio spazzatura spaziale o un aereo in discesa, e molto presto arrivò qualcuno a dire: guarda che la spazzatura spaziale precipita e non viaggia alla stessa velocità di un elicottero militare orizzontalmente per 9 minuti. E poi perché non è stato ripreso sui radar? Ecco, metriche che, per quanto riguarda altri avvistamenti UFO, sono sentite e risentite. Ora, io non ci credo ancora, cioè non ci sto ancora credendo, ma ho fatto rilasciare tutta la documentazione in possesso all'aviazione del Cile in modo da poterci capire qualcosa. E andiamo per gradi. Loro sono stati anche molto professionali ad avermi diviso per argomento i documenti. Ci sono le missive che si sono scambiati, i dati di volo, i dati meteorologici, eccetera. Ricordiamolo che l'elicottero della Marina contattò 2 stazioni di controllo. È stato spiegato nel dettaglio nel primo video e nessuna delle stazioni di controllo ha segnalato velivoli nella zona dell'elicottero, ergo l'oggetto non compariva sui radar e, signori, mi hanno rilasciato i dati radar. Era letteralmente un fantasma e direte: dai, sarà un pallone sonda. Ebbene no. Uno, perché sarebbe comparso sui radar sia dell'elicottero sia delle torri di controllo, e 2, perché i meteorologi hanno stabilito che in quel momento non c'erano palloni meteorologici nel cielo. Ho letteralmente, nel vero senso della parola, fatto rilasciare i documenti ufficiali che comprendono anche i dati meteorologici, e hanno notato inoltre che un pallone non si sarebbe mai mosso orizzontalmente insieme all'elicottero. Ricordiamo che dai dati delle termocamere alla mano l'oggetto si muoveva quasi esattamente alla stessa velocità dell'elicottero, e se fosse stato un pallone questo non sarebbe mai successo. E sai perché? Mi viene da ridere, semplicemente perché il vento soffiava da ovest verso la riva, e questo è tranquillamente verificabile, dati alla mano. Dai, allora sarà un drone. A parte che 300 km/h sono un po' tantini, ma se non ti basta, l'oggetto non era un drone, perché tutti i droni richiedono infatti la registrazione presso il DGAC, e ogni volta che volano il DGAC deve informare l'aeronautica, proprio come avviene con gli aerei. Se il DGAC, che è proprio l'ente che regolamenta il volo dei droni, ti dice che non era un drone e apre un caso governativo che tra l'altro rende top secret per 3 anni, se inoltre la torre di controllo ti dice che non ha niente sul radar, e infatti mi hanno condiviso i dati radar, stanne certo che non era un drone. Ecco, bello poter riaffermare queste cose, documenti ufficiali alla mano, davvero mi fa provare sensazioni inaudite. Allora, parto ad esporre il materiale che mi è stato declassificato. Quello che state guardando è uno scambio di mail governative tra il DGAC cileno e il Ministero del Paese di gennaio 2015 e recita come segue. Caro Riccardo, a conferma di quanto comunicato nella mia telefonata e in un processo di analisi appena iniziato, posso confermare quanto detto: l'oggetto in studio presenta una struttura. L'alternativa è quella di non essere un oggetto unico. Non è escluso a questo punto. Di conseguenza, nuove domande sono state generate in questo senso. Gradirei mantenere il materiale allegato con la dovuta riservatezza, data la sua natura riservata a questo punto dell'indagine. Un abbraccio e che il 2015 sia ricco di successi. Mario. E questa missiva è stata inviata, sapete a chi? Al generale Ricardo Bermudez, direttore del CEFA, direttore della sezione di studio sugli UFO del governo cileno, che lo ringrazia e gli fa gli auguri di buon anno. Capito, signori? L'oggetto presenta una struttura, e questo sapete perché lo ha affermato? Perché in questi casi vengono fatte delle verifiche visuali, ok? Gli analisti fotografici dell'Air Force hanno confermato che l'oggetto aveva una forma reale, tridimensionale, con un determinato volume e che aveva il controllo dei suoi movimenti. Cosa significa? Significa che non è stato influenzato da venti, ha riflesso la luce e ha emesso una sorta di energia. Hanno stabilito che non c'erano prove di bufalo o di alterazione del video, questo sempre l'Air Force cilena prima di rilasciare la clip, e hanno dimostrato che non erano presenti alterazioni da parte di una qualsiasi applicazione informatica durante l'editing.
Questo è stato il risultato di questa verifica visuale fatta da Alberto Vergara, che se te lo stai chiedendo è il capo analista del Dipartimento di Fotogrammetria dell'Aeronautica Militare Cilena. Nel documento in questione ribadiscono di tenere l'allegato della mail, quindi questa foto, questo frame, confidenziale perché l'indagine al tempo era top secret. L'oggetto presenta una struttura, fonte, documenti ufficiali governo cileno, e questo già esclude allucinazioni, Venere, luci atmosferiche, particelle di ghiaccio e quant'altro. E questo è il primo documento che mi hanno rilasciato. La seconda missiva interna ufficiale dell'aviazione cilena risale al 12 maggio 2015, qualche mese dopo, e questa volta a scrivere è direttamente il generale Ricardo Bermudez, il direttore del CEFA, che scrive: «Cari amici, vi dico che giovedì 8 maggio abbiamo fatto una seduta per analizzare il caso Armada. Hanno partecipato i consulenti scientifici e gli analisti di immagini. Tra l'altro si è convenuto di chiedervi di stimare gli intervalli di temperatura mostrati dalla figura dell'oggetto, in particolare la sua coda, secondo la telecamera FLIR. Chiede altre informazioni, distanza, eccetera, e si firma. E quindi questo documento conferma gli incontri segreti di cui parlavo nel primo video. Conferma un'altissima indagine da parte del governo cileno con analisti, scienziati, eccetera. Dice testualmente il generale che ha avuto una seduta per analizzare il caso. L'altra missiva, tutte in ordine temporale, risale al 19 maggio 2015 e sempre il generale scrive: «Cari amici, oltre a salutarvi molto cordialmente vorrei dirvi che abbiamo recentemente incontrato il comitato di scienziati per analizzare il caso della Marina e quindi confermato un secondo incontro. Ti chiediamo se puoi fornirci informazioni di base sulla scala di temperatura che stimi in base alla fotocamera FLIR. Secondo le opinioni suggerite nell'incontro è importante conoscere la variazione della temperatura dei gas che apparentemente emanano dall'oggetto. Cordiali saluti, Ricardo Bermudez, il direttore». Quella che segue è una missiva del 20 aprile dove arruolano il capitano Carlos Rodriguez in una terza riunione per analizzare il caso. E l'ultima missiva nel pacchetto inviatomi dal governo cileno, che racchiude tutte le missive interne, risale al 6 luglio 2016 ed è forse la missiva interna più significativa perché racchiude la trascrizione dell'operatore che quel giorno utilizzò la telecamera FLIR per riprendere l'UFO, e la missiva è indirizzata al capitan de navio dell'aviazione navale cilena. «Buongiorno, mio comandante. Richiesta ricevuta di conseguenza, tuttavia devo informarla che non ho nuove informazioni da aggiungere a quanto già detto sopra. Sottolineo solo che l'avvistamento effettuato sul volo in questione è stato fatto e registrato in tempo reale da un sistema optronico all'avanguardia, pienamente operativo, e che io, in qualità di operatore di sistema, ho registrato grazie ad un sistema Wescam MX15 HDI, effettuato e certificato dalla società Wescam L3, con tutte le mie qualifiche e informazioni operative al giorno, oltre ad avere 8 anni di esperienza operativa in questo tipo di impianto». Questi signori erano tutti i documenti interni che mi sono stati rilasciati nel pacchetto che racchiudeva le missive, ok? Primo punto risolto, spunta verde. Nel pacchetto che racchiude i formulari invece ci sono dei prestampati compilati con l'avvistamento, un po' come la modulistica da compilare anche in Italia in caso di avvistamento UFO. E cosa importantissima, veramente fondamentale, su documenti ufficiali troviamo il formulario del rapporto di avvistamento del pilota che guidava l'elicottero quel giorno e quello dell'operatore radar. Quindi abbiamo i rapporti ufficiali dell'equipaggio che si sono trovati a compilare, una volta atterrati, l'avvistamento. In pratica oro in tutti i sensi. L'altro pacchetto di documenti che mi è stato rilasciato è relativo alle informazioni ottenute dal JPAN, ossia dal gruppo di studi UFO del governo francese che è arrivato in soccorso al CEFA cileno quando si riunì il gruppo organizzato dal generale. E troviamo questo PDF di 11 pagine dove riassumono ogni tipo di dato inerente all'elicottero e all'oggetto osservato, e come ribadito troviamo una velocità dell'oggetto di 120 nodi, che sono circa 250 km/h, ripreso ad una distanza, come già detto, di circa 55 km. Il fuoco dell'oggetto, la traiettoria e ogni altro tipo di dato relativo a questo avvistamento. Spiegano l'avvistamento e questa è la relazione del JPAN che ha elaborato dopo aver studiato il caso, e mi hanno lasciato una relazione del JPAN in spagnolo e una in inglese che sospetto sia stata poi passata ovviamente agli Stati Uniti.
Passando al pacchetto di dati che mi hanno rilasciato chiamato informazioni accessorie, invece, troviamo qualcosa sul quale, per forza, c'è bisogno di soffermarsi, inutile che cerco di sorvolare o altro. Siamo qui e le cose vanno spiegate bene. All'interno di questo clamorosissimo rilascio che il governo del Cile mi ha concesso, si trova l'indagine di un consulente di eccezione. Ve la faccio il più breve possibile. Durante l'indagine il generale Ricardo Bermudez ha chiamato dei consulenti esterni, no, scienziati e quant'altro, ecco. Le immagini che state vedendo passare fanno parte di una presentazione in PowerPoint presentata dal fisico nucleare Mario Avila, membro del comitato scientifico del CEFA, che ha condotto lunghe interviste con i due ufficiali nella loro base della Marina, e quelle che avete il piacere di vedere sono analisi fatte sui frame, telemetria, fermo immagini, analisi sulla luminosità dell'oggetto, analisi del territorio circostante, comparazione fra i frame del video in cui l'oggetto sembra dividersi, e tra poco ci arriviamo, e quant'altro. Il fisico nucleare, lavorando sulle immagini, ha concluso che si tratta di due rolling balls, ossia di due sfere che ruotavano l'una rispetto all'altra. Questo PDF che state guardando, signori, invece è davvero, io non so cosa dire, è oro. Praticamente quella che state guardando è il resoconto, tutta l'analisi fatta dal signor Alberto Vergara, consulente governativo e capo analista del Dipartimento di Fotogrammetria dell'Aeronautica Militare. Queste carte ufficiali inedite a livello mondiale, rilasciate e concesse a me medesimo per la prima volta nella storia, in anteprima mondiale, dimostrano prove scientifiche replicabili alla mano che il famoso video dell'UFO cileno che gira da anni su internet riprende un oggetto con una struttura, un oggetto reale che esiste nelle tre dimensioni. Si esclude quindi globi di energia, luce o altro. È un oggetto solido, e questo è dimostrato carte alla mano dall'ufficio di fotogrammetria dell'Aeronautica Militare cilena. Alberto Vergara in persona scrive: finalmente si può concludere che l'oggetto presenta tutte le caratteristiche per essere classificato come un fenomeno aereo non identificato. Alberto Vergara, capo del Dipartimento di Fotogrammetria dell'Aeronautica Militare. E beccati proprio questa dritta in faccia, proprio un autotreno, ecco. La documentazione che segue, sempre presente nel pacchetto intitolato Informazioni accessorie, è veramente qualcosa di particolare. Non utilizzerei aggettivo migliore. In 5 anni di ricerche ufologiche ai massimi livelli nel mondo, sinceramente un lavoro talmente ben fatto, dovevo ancora vederlo. Praticamente cosa hanno fatto questi pazzi del comitato di studi del governo cileno? Osservando frame per frame, hanno ricreato gli oggetti digitalmente, e le sfere che vedete alla destra dell'immagine corrispondono agli oggetti in questione, sia per quanto riguarda la traiettoria, sia per quanto riguarda la posizione di una delle sfere, l'una rispetto all'altra, sia per quanto riguarda la posizione nelle tre dimensioni. E scorrendo il PDF possiamo vedere in modo molto intuitivo, devo dire, le movenze dell'oggetto che, è evidente, è un oggetto mutaforma. Qui ci sono varie slide e dalla pagina 19 in poi si può vedere che gli oggetti sono quasi totalmente distaccati, e questo dopo aver lasciato la scia dietro di sé, consigliando che quell'effetto di scia di gas visibile solo nell'infrarosso fosse prodotto dal distaccamento degli oggetti. Tanta, ma davvero tanta roba. Quelle che seguono invece sono 2 slide di alcuni rientri spaziali russi avvenuti in quel periodo, e come potete vedere nessuna delle due passa dal Cile. Davvero tantissima roba. Questo PDF rilasciatomi dal governo cileno invece non è un'analisi qualunque, ma un'analisi fatta esclusivamente nero su bianco per investigare l'avvistamento in questione. Santo Domingo, che leggete qui, non è la meta turistica ma un comune cileno nei pressi del quale si sono svolti gli eventi, e l'analisi meteorologica in questione, ripeto, fatta per aiutare il comitato di studi ad investigare l'accaduto, non fa altro che confermare quanto detto. Visibilità illimitata, vento verso la costa, temperatura stabile e quant'altro. Dimostra inoltre l'impossibilità della presenza di palloni sonda. Dati meteorologici ufficiali. Quelle che state guardando sempre nel pacchetto informazioni accessorie sono slide fatte per informare un membro del DGIC, e quello che state guardando invece è il fascicolo ufficiale che informò il generale Ricardo Bermudez dell'accaduto. Altri memorandum ufficiali che testimoniano la veridicità dell'evento e lo riportano all'interno della catena di comando, documenti firmati e timbrati,
E questo rilascio, da che mi aspettavo qualche palliativo, mi aspettavo uno specchio per le allodole, e invece è stato letteralmente massivo. Ne ho viste parecchie in vita mia e vi posso assicurare che il governo del Cile non si è risparmiato con questo rilascio. E questo, signori, era il penultimo pacchetto, quello intitolato Informazioni accessorie. Ne rimane uno. Rimane il pacchetto di dati che mi hanno condiviso con il tracciamento del volo, letteralmente i dati radar delle torri di controllo che seguirono l'elicottero della Marina. E scorrendo velocemente le immagini si può vedere proprio la traiettoria che fece, e ve la faccio semplice perché qui nessuno è scienziato, ve la faccio semplice. Intorno all'elicottero per centinaia di chilometri non c'erano velivoli, punto, fine. Il radar dimostra questo. A 50 km dall'elicottero non è stato captato niente, e attenzione, no a parole, dati radar ufficiali governativi alla mano rilasciati dal governo del Cile all'umilissimo Omega Click di quartiere qui presente. Ecco. Guardatela bene questa roba, perché, signori, come dicevo all'inizio, in questo ambito ho creato uno standard da seguire, un evento che non ha precedenti. E quindi, alla fine di un video di mezz'ora, di un altro dove ti ho esposto un rilascio governativo inedito, dopo aver visto il video e tutto, che cos'è? Che cos'è questo oggetto che vola? Ebbene, l'unica cosa che ti dico è questa, ma apri bene le orecchie, Già il fatto che nel 2023 un gruppo di studi o nel 2017, non fa differenza, un gruppo di studi governativo fra scienziati, militari e fisici nucleari non riesca a dirti con esattezza di che cosa si tratta, ti dovrebbe dare già abbastanza indizi in merito alla natura di questo oggetto. Stop, non mi sbilancio a dire altro, chi vuole capire capisca, te lo ripeto se vuoi, già il fatto che nel 2023 un gruppo di scienziati, un gruppo di studi governativo, militari e fisici nucleari non riesca a dirti con esattezza di che cosa si tratta, e se dicono comunque che è un aereo che a terra non hanno abbastanza prove per poterlo affermare ma lo sospettano e basta, ti dovrebbe dare abbastanza indizi in merito alla natura di questo oggetto. Stop. Cos'altro c'ho da dire? Ebbene, chi mi segue su Instagram sa che dopo le richieste al SEFA cileno, cosa ho fatto? Ho contattato un avvocato come promesso che mi ha istruito su come fare richieste FOIA anche agli enti del governo statunitense. Ebbene, chi mi segue sa che ho fatto svariate richieste per svariati casi, ok? Ecco, sapendo che il caso UFO di Aguadilla ripreso a Porto Rico è stato ripreso in un video da un elicottero della Homeland Security, che cosa ho fatto? Mi sono impegnato a fare una richiesta FOIA, Freedom of Information Act, all'ufficio FOIA della Homeland Security e incredibilmente ho ricevuto risposta. Ebbene sì, mi hanno risposto condividendomi un documento di 2 pagine con varie istruzioni. Mi hanno detto che dopo una revisione hanno valutato che le informazioni che cerco sono in possesso dell'Air Force. Io ho formulato la richiesta molto semplicemente, richiedendo tutta la documentazione rilasciabile in merito al caso in questione che riportasse determinate parole chiave: UFO, UAP, Unidentified Flying Object, eccetera, e loro mi hanno detto che le informazioni in questione sono nelle mani dell'Air Force, rispondendo alla mia richiesta FOIA con un documento di 2 pagine dove mi hanno condiviso tutte le informazioni per fare richiesta e mi hanno espresso la loro disponibilità a collaborare. Mi hanno passato tutti i link inerenti alla richiesta FOIA dell'Air Force e mi hanno dato il loro appoggio in questa ricerca. Nelle mail era presente anche un indirizzo email da contattare per fare ulteriori domande o chiarimenti diretti per parlare con l'ufficio FOIA in questione, e quindi in questo momento ho anche un ponte diretto con l'ufficio FOIA del reparto di Intelligence e Analysis della Homeland Security. Il caso FOIA che ho aperto ha ricevuto un identificativo e tramite quell'identificativo datomi dalla Homeland Security ieri, chi mi segue su Instagram lo sa, infatti seguimi, ho fatto richiesta al Dipartimento dell'Air Force. Ho richieste FOIA aperte con varie agenzie del Dipartimento della Difesa, con vari enti, con la Marina americana e quant'altro, e ti invito a seguirmi su Instagram per rimanere aggiornato. Vediamo che cosa succede nei prossimi mesi. Quello che posso dire è che se il 2023 parte così, stiamo freschi. Sono anni che mi preparo a questo e l'ho sempre detto, signori, il senso ultimo di questo canale YouTube non è il 1.000.000 di iscritti. Se arriverò al 1.000.000 di iscritti userò questa influenza per lasciare qualcosa alla comunità ufologica in Italia. Chi mi segue dal giorno zero lo sa, il senso ultimo di questo canale YouTube era quello di creare un ecosistema che permettesse rilasci governativi. Ho sempre trattato e tradotto rilasci FOIA di terze parti e ho sempre sentito l'esigenza di fare qualcosa anch'io,
e non essere un semplice traduttore, ecco, direi che ci sono riuscito. Dire che ci sono riuscito è dire poco. Questo è solo l'inizio e lo sapete, adesso che ho preso il via con le richieste non mi fermo più, mi devono legare, signori, non mi fermo più. Mi devono legare. Per farmi smettere di fare richieste foglia mi devono letteralmente legare. Ecco, preparatevi perché se in ambito UFO il 2023 che si prospetta sul canale è questo, non so davvero dove possiamo arrivare. Per ora è tutto. Fai sapere a tutti quanti che il signor Nessuno Mascherato, fai sapere a tutti quanti che Omega Click, quello che raccontava le baggianate, quello a cui non bisogna credere né dare fiducia perché porta una maschera, è stato il primo in Italia a smuovere un governo e ad estrapolare informazioni ufficiali governative che fino a quel momento erano segretate. Ok? Dillo in giro. Fallo sapere, vediamo cosa succede. Fallo sapere alle testate giornalistiche italiane perché, parliamoci molto chiaramente, negli ultimi anni tutte le testate giornalistiche in Italia hanno parlato di UFO riportando le news americane e permettetemi, se non merita un articolo questo rilascio, non so davvero che cosa possa meritarlo. Ecco, fatelo sapere in giro. Fatelo sapere che sono Eminem dell'ufologia italiana. Non vi nascondete, guarda dentro lo schermo, guardami la maschera, sono Eminem dell'ufologia in Italia, hai capito bene? Ovviamente se non lasci un like di supporto a questo video sei un folle. Vi ringrazio per essere stati con me e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!